Bella, bentornati nuovamente sul canale RaistlinGamer. Allora, in occasione dello Steam Next Fest, per fortuna o anche molto gentilmente, Steam ci ha dato l'opportunità di provare questa demo. KONA Brume, che praticamente è una specie di simulatore, ma anche un gioco di sopravvivenza investigativo, che praticamente è un gioco inventato a Québec intorno al 1970 e c'è una strana nebbia, appunto la bruma, quindi che ha isolato praticamente dalla realtà un tranquillo villaggio rurale. Noi vestiremo i panni di un detective che si chiama Carl Faubert, per svelare appunto i misteri che hanno portato questa bruma e quindi hanno tagliato praticamente questo paesino dal resto del mondo, hanno tagliato fuori questo paesino. Quindi appunto dovremo investigare e fare anche altro e sopravvivere soprattutto a questo inverno così duro. Bene, io direi di cominciare subito e vediamo un po' com'è questa demo, com'è questo giochino come Brume. Buona visione! I must take a moment today to thank the boldness of our government and our shareholders. William Hamilton built his venture on the ashes of the Second World War. The copper mine he envisioned was ransacking the First Nations' ancestral territories, drawing the wrath of the local people. It definitely took nerves of steel to stay the course despite all this hostility. Before long, in the face of William Hamilton's cold and uncompromising stance, the petitions and peaceful protests turned into sabotage, vandalism, and other criminal acts. The industrialists' private properties also encountered the wrath of the demonstrations. Carl Faubert, a veteran of the Korean War, was hired from Montreal as a private detective to shed some light on this whole thing. But at the end of his journey to northern Quebec, the detective did not only encounter property damage, he also came face to face with the corpse of William Hamilton. The strangeness only kept building throughout the investigation. A powerful, unseasonable blizzard hit the region. Bodies frozen in unbreakable ice appeared. The local fauna began to act strangely and aggressively. Carl Faubert began to doubt his own sanity. The detective felt the weight of a gaze as if he were at the mercy of a powerful, feral creature, waiting for the right moment to attack. Carl's fears were taking over, overpowering his reason. He was giving into delirium. It was becoming increasingly difficult to think. He thought the dark waters of the lake would shield him from the images he was being confronted with. From there, he had a renewed hope in civilization, or whatever was left of it. Bene, bene, male, non lo so. Lago Missou. Carl knew that on one of these shores stood William Hamilton's lavish mansion, and there the detective had hopes of finding a way out of the area. A phone, a truck, and who knows, under the luxurious paneling and damask carpets, he might be able to find answers to his questions. The detective wondered about the floating debris. Had it drifted out from the shore, or had it been abandoned there in the middle of nowhere? Ok. Qui dobbiamo seguire quella parte lì. C'è tutto sto bloom qua, come si chiama, che è tutto sfogato, che palle. Rende tutto più tenebroso. Carl saw a boat in the distance, clearly piloted by one of his own. Had he finally made it to civilization?
His hopes were immediately drowned out by the sounds of gunshots. Time to flee again, Minchia. and fast. Ma hanno pure sparato. Carl swam without a thought, yet each stroke was desperate. The icy water and his wounds made him feel weaker and weaker. He had to get to shore. Forse è un po' congelato, caro. Finita la demo, mazza. Congelato, infreddolito e pure sparato. The bleeding and the hypothermia were tearing at Carl's poor body. When he finally saw a light in the distance, he was filled with a faint sense of hope. Could it be a refuge? Sta in ipotermia e sta pure a morire. Guarda caso, guarda caso, anzi, c'era questo. Se non si legge niente. Messaggio leggi. Dice non siamo beccati, no, non ci siamo beccati di nuovo, ho infilato i soldi sotto la porta. Quando finisci con la consegna lascia le chiavi nel gazebo al solito posto. Starò via per qualche ora, ci vediamo davanti alla scacchiera. Tieniti pronto per perdere come un cane. Charles. Componenti usati per costruire e riparare. Da costruzione. Fondamentale durante i blackout per dare... Ok, energia. Carl was convinced that he would not wake up if he went to sleep in this state. It was probably best to make a fire and take a look at his wounds. Ah, ecco, sì. Non ci si può passare in questo gioco? Ecco qua. Oh, una revolvers. Ah, questo è quello che ci ha detto prima nel racconto. Ah, ok. Saranno tutte, diciamo, le pagine, i capitoli e quant'altro. Beh, prima possiamo andare a letto in questo stato. Questo abbiamo preso. Io mi sarei spogliato comunque. Invece di stare con tutta sta roba addosso comunque, ghiacciata.
Carl struggled to wake up. His makeshift bandages offered him little time. If he wanted to find the truth, he had to get to Hamilton Manor without delay. Ah no, e che è? Ah, ecco, vedi com'è. Carl left his makeshift refuge. He knew where he was going. A more comfortable but otherwise unsettling place. Hamilton's mansion. Dice, abbiamo pure da controllare la vita di questo qui. Se c'è freddo, se c'è caldo, sta a morire. I presumo che dobbiamo andare di qua. Perché non di là? Ah, adesso di qua e poi di là, sì. Ah, ecco qua, tenuta. Destra o sinistra? No, ma a sinistra. Vediamo che ci sta. C'è un altro casotto. He knew that wolves do not attack people, but still, he had to be careful. Aia! Oh, cavoletta. Mica avevo visto il lupo. Al lupo, al lupo! Vediamo se si può entrare dentro. Abbiamo proseguito dritti. Ah, si sta affaticando e sta sentendo freddo. Ok. Ah, ok, si affatica e poi si dovrebbe ok, recuperare la velocità, insomma. La stamina o stamina. Ecco. Carl tried to put the horror into perspective. Accidents happen, and in the inhospitable far north, it happens more often than not. Nevertheless, a feeling of déjà vu stayed with him, as if the carnage was not over. Corpo congelato in modo anormale. Segni di lividi sul collo. Fascia di mercenario. Ok. Orologio 4 ottobre 17:20. Ah, chiave elettronica MC e deve sbloccare i pacchetti elettronici della MC livello 1. A magnetic card, the HMC, was definitely equipped with the latest technology. What could it open? Mappa disegnata a mano. Ok. Ah, dobbiamo lasciare. The plan suggested that a package had to be retrieved not far away. Carl had to keep his eyes open. Siamo dall'altra parte. Rilevatore Traeger, una camera ionizzante modifica utilizzata per la rilevazione e la misurazione delle radiazioni di mistanite.
Borsa protettiva utile per il trasporto di oggetti radioattivi. Protocollo di intervento. Protocollo di intervento, disastro, imprevisto, crisi, Hamilton Morning Corporation. A tutti i dipendenti dell'unità di intervento, in caso si dovesse verificare un'esplosione o problemi con la materia, recuperare rapidamente la cassetta di sicurezza nella vostra zona di copertura. Usare il dispositivo per individuare e raccogliere i frammenti quanto prima. Attenzione alla volatilità della materia. In nessun caso bisogna avvicinarsi alla nebbia. Raccogliere i frammenti seguendo il protocollo standard della miniera. Il laboratorio speciale della miniera è l'unico posto sicuro in cui devono essere conservati i frammenti. Ok, mi sembra una cosa molto buona. What were these mysterious fragments? And why was there a warning about the mist? This letter raised more questions than it answered for the detective. Mm. Tanto più di qua non si può andare, quindi non è che... Allora, fammi correre. Mm. Ah, eccola qua. È super radioattiva la villa. Proprietà di Hamilton. This was the mansion of the late William Hamilton. No doubt about it. There was no other rich industrialist in the area to have a sumptuous mansion built in the middle of nowhere. Ah, buono per un revolver. Costruire e riparare. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs.
Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la ANC. Ok. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Sembra una fabbrica. Buono. Questa non si apre. With all this chaos, Carl was sensing a hurried departure. Giusto, così ci riscaldiamo, che è quello che ci serve. C'è troppo riverbero però dentro sto gioco, cioè, troppo. Parole crociate. Non terminate. Carl was overcome with a strange emotion. The crossword puzzle was in French, so he guessed it was the work of a Hamilton employee, and not Hamilton himself. Carl was overcome with a strange emotion. The crossword puzzle was in French, Ah, sì. so he guessed it was the work of a Hamilton employee, Quante and not volte lo Hamilton devi? himself. Non c'è niente. Mancati. Del bagno. From a simple case of vandalism to a mysterious murder, Carl found himself right in the middle of a battlefield. What could possibly await him now?
Bene, stiamo cercando un po' di tutto, quello che possiamo cercare, vediamo un po'. Praticamente no, però si accende, quindi insomma si a cantare. Alla ricerca di Maggie, romanzo poliziesco scritto da Henry, figlio di William Hamilton. Uscì fuori pure da qua volendo. Mamma mia, siete niente. Ah, qui siamo alla parte del giardino. Andiamo a vedere qua che c'è. Niente. C'è un lago. Certo che acqua marrone. Un po' bruttino, eh? Mazza, la luna è grossa. Added to the mayhem was violence. Carl understood that a tragedy had occurred here. Carl could not decide which was more frightening: the mysterious impulse the inhabitants had to escape, or the inexplicable way in which their escape was interrupted. Mamma mia. Qua dobbiamo andare. Riviste di caccia e pesca. Ok, mi fa piacere. Questa sta... Ah, ammazza, siamo in Garfanco, questo è vero. Minchia. Non male.
Però non male. Ah, ce n'era un altro, che l'ho visto? Carl could feel his muscles weakening, his breath wheezing, his body going numb. What was happening to him? The floor was rocking. The walls seemed to be running from Carl's hands as he tried to steady himself. Something was not right. Oh. Se quello che abbiamo visto adesso. Rossetto su tutto. Non male la casa comunque. Bottiglia di Hardcords. Madonna, qui è. Una selvatica di uva. Vedo tutto, insomma. C'è qualcosa di interessante. Libro di medicina. Finestra della percezione. Penso che si debba saltare e andare lì. Madonna. Carl was struggling to move forward. His feet could hardly find their way in front of him. He doesn't know which way he came from or the way he's going. Everything seems to be going in a circle, a spiral carrying him. He doesn't know where or how. Chi ha attaccato, Carl? Ci stanno altri sopravvissuti? Chi è che ha chiamato Brume? Tutte le questioni verranno svelate nel 2023. Ah, grazie per aver giocato, questa è stata la demo. Vabbè. Bene ragazzi, abbiamo visto come funziona questo KONA Brume e che dire, insomma, è un investigativo all'interno, diciamo, di questo posto pieno di neve e ci sono degli eventi misteriosi. C'è questo Hamilton
che diciamo è quello che ha i sordi all'interno di questo posto, ed è morto. Però all'interno della sua villa, casa, quello che sono successe delle cose molto particolari, quindi il nostro compito sarà quello di investigare e capire come mai appunto è arrivata questa Brume poi alla fine. Bene, lo scopriremo poi nel 2023 se ci andrà di giocarlo. Certo, la demo è stata veramente molto molto corta e ci ha fatto capire poco e niente secondo me. Comunque, bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale RaistlinGamer. Ciao e alla prossima!